Ragazzi, primo ritrovamento di oggi, un anellino da tenda. Scheggione, cioè, ragazzi, oggi ci stiamo dando alla scalata, appena fatto un po' di arrampicata qua sul versante. Ci sono segnalini ma nulla di che. Adesso ho un 90 qui, vediamo se siamo fortunati. Diaframma di un, non è un 75 questo, mi sa che è un 100, un 10 centimetri. Ecco qua un'altra bella gavetta italiana, messa abbastanza bene, peccato questa piega, per il resto chissà se avrà un nome, qualcosa. No, senza sorpresa dentro purtroppo. Aspetta, perché guardando bene là sembra esserci qualcos'altro. Oppla. Eh sì, col suo cucchiaio, bellissimo, ottone. Ecco là. Guardate, sono in un camminamento, di fianco un roccione, una parete in verticale di roccia. C'è un segnalino sopra una cacchettina di qualche cerbiatto, al culo di un 75. Guardate che particolare. Questo è un colpo del 91 che probabilmente ha colpito la roccia e dopo è caduto. Guardate che bello. Yes. Oh, bla 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 bla. Finita la batteria, chiaramente. Abbiamo appena trovato un bicchiere da 75, forse 80, italiano. Guardate che bello. Chiaramente è vuoto, questa è terra dentro, è tutta terra. Allora, buca già fatta con questo. Vergognatevi, vergognatevi. Primo colpo della giornata, colpo austriaco. Vediamo se riusciamo a vedere lo stabilimento. Dovrebbe essere Vienna. 1000. Non riesco a leggerlo. 1915 sembra. Carico, quindi si lascia qui.
parte superiore di un cucchiaio, abbiamo di fianco una trincea, mi dispiace, cacchio, che ci sia solo la parte sopra. Sto tremando. Baionetta italiana. Trovata. Vi giuro, sto tremando. Si vede? È un po' sì. Oh mio Dio. E lei è ancora un po' di legno. Wow. Fantastico. La storia della baionetta ha origini lontane e affascinanti. Si narra che sia stata la disperazione a spingere un gruppo di soldati assediati a fissare pugnali sulle canne dei loro fucili, trasformandoli in lance improvvisate per sopravvivere. Sebbene l'esattezza di questo episodio resti incerta, già dal XVII secolo le baionette diventarono un elemento indispensabile per i soldati di ogni esercito. Le lunghe operazioni di ricarica di moschetti e archibugi rendevano le armi bianche essenziali per i combattimenti ravvicinati, dove velocità e decisione erano cruciali. Il periodo d'oro della baionetta si colloca tra il XVIII e il XIX secolo, in un'epoca di grandi conflitti, tra cui le guerre anglo-americane, le battaglie del Risorgimento italiano, la guerra franco-prussiana del 1970 e la guerra civile americana. La baionetta rappresentava allora una sintesi perfetta tra arma da punta e strumento di combattimento corpo a corpo. Con l'avanzare della tecnologia e l'introduzione dei fucili a ripetizione, la baionetta iniziò a perdere il suo primato. La Prima Guerra Mondiale, con le sue trincee fangose e tortuose, rese evidente quanto fossero ingombranti e poco pratiche le baionette tradizionali. Le battaglie ravvicinate, spesso corpo a corpo, vedevano i soldati ricorrere a strumenti più semplici ed efficaci, come vanghe da sterro, mazze ferrate, pugnali e bombe a mano. Tuttavia, al momento dello scoppio del conflitto, la baionetta restava parte integrante dell'equipaggiamento di ogni esercito. Nell'esercito italiano, due modelli erano particolarmente diffusi. La sciabola baionetta Vetterli del 1970 e la più moderna baionetta modello 91, progettata per il fucile Mannlicher Carcano. La Vetterli, pur essendo ormai datata, fu utilizzata nei primi anni della guerra e successivamente adattata per essere montata sui nuovi fucili. Dall'accorciamento delle sue lunghe lame furono ricavati pugnali che vennero distribuiti ai reparti d'élite, come gli arditi, celeberrimi per la loro abilità nei combattimenti corpo a corpo. Parallelamente, la baionetta modello 91, più leggera e maneggevole, fu adottata come standard per l'intera fanteria. Tuttavia, nonostante la sua praticità, la lama sottile si rivelò fragile nei violenti scontri ravvicinati, spezzandosi facilmente sotto pressione. Questa debolezza
spinse alla produzione di versioni di emergenza, con impugnature in bronzo o acciaio, realizzate in modo semplice per rispondere alla crescente domanda di armamenti durante il conflitto. Non mancarono soluzioni ancora più rudimentali, come la combinazione di punte di vecchie baionette Vetterli con impugnature adattate per i nuovi fucili. Tra le varianti meno efficaci si annoverava la baionetta a spiedo ripiegabile, utilizzata sui moschetti modello 91 da cavalleria. Questo modello, poco solido nell'attacco e con una capacità offensiva limitata, era considerato quasi inutile dai soldati in battaglia. Molti reduci della Grande Guerra raccontavano con amarezza della difficoltà nel mettere fuori combattimento un nemico, specialmente durante gli inverni rigidi, quando le pesanti divise avversarie offrivano una protezione inaspettata contro le baionette. La Prima Guerra Mondiale segnò il declino della baionetta come arma primaria. Le condizioni del fronte e l'evoluzione delle armi da fuoco relegarono progressivamente questa icona delle guerre, passate a un ruolo simbolico e secondario, nonostante fosse ancora portata in dotazione dai soldati. La sua eredità, però, rimane indelebile, rappresentando una delle testimonianze più iconiche dell'evoluzione del combattimento nei secoli.